Now I introduce you in Italian and then you can speak. Hare Krishna a tutti, scusate della confusione che c'è stata, anche un po' la connessione, il fuso orario e tutto, insomma. Siccome Jagattarini è una devota veramente speciale, insomma abbiamo dovuto un po' sudare per averla con noi. E io ho avuto la fortuna di conoscere Jagattarini a Vrindavana negli anni 80-90, e tutta la sua famiglia, suo marito, sono veramente una famiglia esemplare e lei è meravigliosa, ha una grandissima conoscenza e adesso ci racconterà un po', visto che lei ha vissuto così tanti anni a Vrindavana, ci illuminerà un po', ci porterà a Vrindavana in poche parole, con la sua bellissima voce ed esperienza. Ecco, Hare Krishna a tutti. Ok, Jagattarini Prabhu, you can start, you can speak. Okay. You can illuminate us. Well, while I was waiting to come online, I was thinking what exactly I should be speaking about. Whether I should be speaking about my experience or giving people some general directions about their experience. Mentre aspettavo di venire online, mi sono chiesta di cosa dovrei parlare. Parlerò della mia esperienza o do delle direttive generali in modo da facilitare l'esperienza degli altri? Can you give me a suggestion which one you would prefer? E potete darmi un suggerimento, cosa preferite? I prefer you can speak with your personal experience in Vrindavan. Allora, Okay. Preferiamo che parli della tua esperienza personale a Vrindavana. Okay, thank you, thank you. So for me, the first time I visited Vrindavan was in 1974 as part of the Mayapur Vrindavan festival for Gaur Purnima that year. La prima volta che visitai Vrindavana fu nel 1974 come parte del festival di Mayapur Vrindavana che si tenne quell'anno a Gaur Purnima. We had been, I would say, or requested strongly by Srila Prabhupada to come for that festival. At the time, my husband and I were living in Hong Kong. Srila Prabhupada ci chiese con molta forza di partecipare a quel festival. A quel tempo io e mio marito vivevamo a Hong Kong. Srila Prabhupada wanted us to come together again with the Sangha of the other devotees because he saw that in the isolation that we were experiencing, we were drifting apart. Srila Prabhupada voleva che noi ci riunissimo insieme agli altri devoti perché aveva visto che senza il sangha degli altri devoti noi eravamo in isolamento e ci stavamo allontanando via. And he wanted to keep up our spirit. E voleva mantenere alto i nostri spiriti. So we went to Mayapur and it was very much culture shock for me there. Allora andammo a Mayapur e per me lì è stato un grande shock culturale. It was very simple and where I was living in Hong Kong was very materialistic. Era molto semplice lì, mentre il posto dove vivevo io, che era Hong Kong, era molto materialistico. And I couldn't possibly have imagined ever living the simple life that Srila Prabhupada was praising as best. E non potevo immaginare come fosse possibile vivere quella vita semplice che Srila Prabhupada glorificava come la vita migliore. So when we got to Mayapur, I found it very confronting. But then we traveled over to Vrindavan in a train with a full carriage of only devotees. E quindi quando arrivai a Mayapur fu una grande sfida per me, ma poi andammo a Vrindavana su un treno che era pieno di un esercito di devoti.
And so I had some time to prepare before arriving in Vrindavan. E quindi avevo avuto un po' di tempo per prepararmi prima di andare a Vrindavana. And so I read and read and read the Krishna book as the train was traveling along the tracks. E quindi lessi e rilessi ancora il libro di Krishna man mano che il treno avanzava sui binari. And when I got to Mathura Junction and we all alighted from the train, it was a completely different experience. Ma quando arrivai al bivio di Mathura e tutti eravamo lì sul treno, fu un'esperienza veramente molto differente. Unlike Mayapur, where everything was so new and shocking, newly coming to India, Vrindavan seemed like home. E non era come Mathura dove tutto era nuovo e fu un'esperienza scioccante per me. E Mathura invece sembrava tranquilla, un'esperienza più tranquilla. And when we were leaving, we went to see Srila Prabhupada before going back to Hong Kong. E prima di andarcene andammo a salutare Srila Prabhupada prima di rientrare a Hong Kong. And when we came into his room, he looked at us and he said, "How do you like Vrindavan?" E quando entrammo nella sua stanza, lui ci guardò e chiese: "Vi è piaciuta Vrindavana?" And I just burst out without any etiquette. I said, "Oh, it's wonderful, Prabhupada." And he turned to me and said, "Then you should come and live here." E allora io senza esitazione sbottai fuori: "Oh, è meravigliosa Srila Prabhupada." E allora lui mi disse: "E allora tu devi venire a vivere qui." And I laughed out loud and I said, "But you just sent us back to Hong Kong." E io risi molto forte e gli dissi: "Ma tu ci hai appena mandato via per tornare a Hong Kong." And he replied and he said, "Then you should come and live here for some months every year." E allora lui mi rispose: "E allora tu devi venire a vivere qua per alcuni mesi all'anno." Now I was a very young woman and very new to spiritual life. And so I didn't take his instruction at all seriously. I thought that he was just making some polite, warm, friendly exchange. Io ero una devota giovane, nuova, e non avevo ancora preso la vita spirituale così seriamente. E allora pensavo che lui avesse semplicemente dato un suggerimento così gentile per me. So it would be another 9 years before I would be going back to Vrindavan. E quindi passarono 9 anni prima che io ritornai a Vrindavana. And when I was going back, it was 1983, my husband had decided that the atmosphere in Vrindavan was so special that he wanted us to stay there for 1 year. 1 year. E allora quando tornai a Vrindavana nel 1983, l'atmosfera era così speciale che mio marito decise che saremmo rimasti lì per 1 anno intero. But it took a lot of time and effort to get all the pieces of our lives together in such a way that we could take that year off in Vrindavan, that practically speaking, we had to change everything. Ma ci fu richiesto molto tempo e sforzo per mettere insieme i pezzi della nostra vita e poterci fermare a Vrindavana. Praticamente sì, dovemmo aspettare un po' prima di stabilirci appropriatamente. So we came with my son, who was 3 years old. We arranged for my daughter to stay in America, and we came to just try this 1 year in Vrindavan.
Scusate, prima ho dimenticato di tradurre che la parte finale della frase era che ci volle anche molto per potersi prendere un anno di stacco dall'America. Infatti avevano una bambina piccola di 3 anni, arrangiarono di lasciarla in America e loro se ne andarono a Vrindavana per un anno, lei e il marito. But you know, Vrindavan is such a place that after 1 year, you feel like, well, where could I go now? I mean, where else would you want to be but in Vrindavan? Ma sapete, Vrindavana è un tale posto che dopo un anno uno si chiede, ma dove dovrei andare adesso? Dove potrei essere se non a Vrindavana? And so more or less from 1983, we remained in Vrindavan, visiting, going in and out to Australia, to America, and other places for the next 12 years. E quindi a partire dal 1983 rimanemmo a Vrindavana, ma facevamo dei viaggi verso l'America, verso l'Australia e così via per 12 anni. And then it became practically time that it was important for the children, who were now young adults, to receive some kind of standardized education for their own futures. E poi arrivò anche il momento in cui per i nostri figli, che erano ormai degli adulti, ci voleva un'educazione più strutturata, più stabile. And the easiest place to settle for some time was Australia. E quindi il luogo più semplice dove stabilirsi per un certo tempo era l'Australia. And the president of the temple here in Perth was well known to us, and he invited us to come to Perth as a family for that purpose. E il presidente di Perth, lì in Australia, che noi conoscevamo bene, ci invitò a risiedere lì come famiglia, tutti insieme a Perth. But for me, I would have to be honest and say that Perth was like being on a desert island. Ma per me, devo essere sincera, essere a Perth era come essere in un'isola deserta. Because one of the things that's most fascinating, two things that are fascinating about Vrindavan, one of them is that when you go to the market to buy things that you need for your everyday living, you can stop off on the way or after at one of these extraordinarily potent, famous, ancient Goswami temples. Perché una delle cose più affascinanti di Vrindavan è che quando uno esce per andare al mercato e comprare le cose che gli servono per vivere, può fermarsi in uno di quelli incredibili, antichi e pieni di storia, templi dei Goswami. So the spiritual atmosphere, it runs parallel with the day-by-day lifestyle there. E quindi l'atmosfera spirituale lì corre parallelamente alla vita quotidiana di tutti i giorni. That's one thing. Another thing is that beneath the atmosphere in Vrindavan, there's an invisible reality to Krishna and Krishna's presence. E un altro motivo è che sotto quell'atmosfera di Vrindavana c'è una realtà invisibile che è Krishna e la presenza di Krishna. So the energy around you, the atmosphere carries this double energy, this double, I don't know what the right word is, but it carries these two things at the same time. The things that are going on, everyday life, and just beneath the surface, there's Krishna. E quindi lì c'è un'energia, c'è un'atmosfera intorno, una doppia energia contemporaneamente, c'è la vita di tutti i giorni e sotto c'è l'atmosfera spirituale, c'è Krishna. So
coming to Perth, there was no underneath spiritual atmosphere, vital and alive like Vrindavan. And also when I would go to the shops or do some necessary work, there was no Goswami temples anywhere to be seen. E quindi invece andando a Perth non c'era quell'atmosfera vitale come a Vrindavana e quella doppia energia dove si poteva andare nei negozi, fare il lavoro necessario, ma anche fermarsi nei templi dei Goswami. So the atmosphere to me seemed very flat, very dry and very dead. Quindi l'atmosfera a me lì sembrava molto piatta, molto arida e molto morta. And because I was mostly at home taking care of the family, I wasn't able to keep my spiritual life and community practices in the foreground. E quindi, siccome dovevo occuparmi tanto della famiglia, non c'era per me tanto il tempo di fare una vita spirituale o una vita comunitaria contemporaneamente. So there was this feeling of being trapped. E quindi per me c'era questa sensazione di essere intrappolata. And then a friend of mine, a very good friend, sent me a gift. E poi un buon amico mio mi mandò un regalo. It was a 1-inch, very small, very simple Krishna. Era un piccolo Krishna, molto piccolo e semplice, di 1 centimetro. And she told me that she believed that this Krishna, who was so small, she said his name is Gopinath. E lei mi diceva che questo Krishna, che era così piccolo, aveva di nome Gopinath. And he had been in the care of a Vaishnava who had passed away from this world. E che era stato in cura a un Vaishnava che aveva lasciato questo mondo. And so she thought that perhaps I could take up caring for him. E lei pensò quindi che io avrei potuto prendermene cura. But I knew very well that I was no pujari and I didn't have the kind of stamina or discipline that would be necessary for regular worship. Ma io sapevo di non essere un pujari, di non avere la forza e la disciplina necessaria per fare un'adorazione costante, regolare. But still he had come. Però lui mi era arrivato. So the first thing I did was I made a little seat for him. Quindi la prima cosa che feci è di fare un piccolo seggio per lui. Then I made a little temple just so that you could put the seat inside the temple and you wouldn't lose either him or the seat. E poi costruì un piccolo tempio in modo da metterci il seggio e in modo da non perdere di vista né lui né il suo piccolo seggio. Then I made like a box, a very simple altar, and I put very small Christmas lights inserted all around so that he could sit somewhere in his house with some illumination. E poi l'ho messo in una piccola scatola e ho messo anche delle piccole luminarie natalizie in modo che lui poteva star seduto a casa sua in una casa illuminata. Then I made some trees. Poi ho fatto degli alberi. And it became Govardhan Puja time. E arrivò il momento del puja della collina Govardhana. So I made him a hill out of styrofoam, paper mache and wire. Allora costruì una collina Govardhana con della carta e del filo di ferro. And he had already begun to build himself a Vrindavan. E quindi lui aveva già iniziato a costruire per se stesso una Vrindavana. And each year when a festival came, I would think, what would he like now? And one year I made a replication of some situation in Varshana, or I made a Raval scene. These are different places in Vrindavan. E ogni anno mi chiedevo
come posso fare adesso per questo nuovo festival. Allora avevo replicato Varshana e avevo replicato anche un altro sito di Vrindavana. And because he's here with me and he's very small, all the figures in the story, in the diorama, the story of that particular place were also very, very small. And so in the shape of a box of some sort, I would create some kind of an idea of what it would be like for him if he was in Vrindavan. E allora, siccome tutte le figure erano piccole, io creavo dei diorama, dei personaggi da mettere vicino a lui per rappresentare questi festival. E nel cartone cercavo delle idee pensando come sarebbe se lui fosse adesso davvero a Vrindavana, come apparirebbe. I knew, for example, that he really liked cows. So I found somebody in Bali, which is not far from here in Indonesia, who could carve little tiny cows about the same size. Sapeva ad esempio che a lui piacevano le mucche, quindi trovai a Bali, che non è tanto lontano da qui, in Indonesia, una persona che poteva scolpire delle mucche molto piccole. So all of a sudden he had 100 cows. E quindi tutto in una volta lui aveva così 100 mucche. And of course, as soon as you have 100 cows, you start thinking about, what will you do with 100 cows? Perhaps we could do Govardhan Hill, and we could put all those cows underneath the hill. E ovviamente quando uno ha 100 mucche si chiede dove metto adesso tutte queste mucche. E allora io ho costruito una collina govardhana in modo da poterci mettere tutte le mie 100 mucche. And then I thought to myself, he must be rather lonely by himself. E poi ho pensato, ma lui deve sentirsi molto solo così senza nessuno. He needs a mother and a father and this and a brother and this person and that person. And I would start looking in the books that I knew of about Vrindavan to get any little ideas how I could make more people to populate his world. E allora mi sono detta avrà bisogno di una madre, di un padre, di un fratello, di altre persone. Ho iniziato a guardare sui libri di Vrindavana, cercando idee su come mettere più persone vicino a lui, in modo da metterlo più a suo agio. And very soon, within a few years, I had made so many little displays that there was no room in my room. Practically there was no room in our house to put them all up on display. E nel giro di un paio d'anni avevo creato così tante piccole mostre che non c'era più spazio nella stanza e neanche in tutta la casa per mettere altre cose. And then what we did was we bought an old caravan and we had it all cleared out and we painted the walls of it very nicely, made some shelves, and we put all these displays into the caravan. And we called the caravan our sacred gallery. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato un camper e abbiamo messo tutte queste piccole mostre di Krishna in questo camper, l'abbiamo allestito bene e l'abbiamo chiamato la nostra galleria sacra. And then it just kept growing. It kept growing and growing and growing. Ideas would come, the inspiration how to do them would come. Everything would flow from that one small personality. E poi ha continuato anche a crescere, arrivavano idee, arrivavano ispirazioni di come fare e tutto fluiva su come fare le cose per questa personalità. And then in 2002, my family and another family and one devotee, Sri Radharaman Prabhu, who had been the temple president when we first came to Perth, the three of us as units
we decided that we wanted some place where we could live and introduce all of this Vrindavan to the public. E allora nel 2002 la mia famiglia, più altre famiglie, per esempio la famiglia di Radharaman Prabhu, che a quel tempo era presidente del Tempio a Perth, abbiamo cercato un luogo dove vivere in modo da poter introdurre questa Vrindavana, queste mostre su Vrindavana al pubblico intero. And then we found this property, which was available at that time, very, very cheap, considering the prices now. And we thought together and we decided that what we would like to do would be to create a dham, a holy place here in Perth. E poi abbiamo trovato una proprietà molto economica rispetto ai prezzi che ci sono adesso. Abbiamo pensato e abbiamo deciso di creare un dham, un luogo sacro qui a Perth. A temple has certain characteristics. One of the most important characteristics is regular daily worship. Il Tempio ha delle caratteristiche, una delle sue caratteristiche è un'adorazione regolare delle divinità. When we were in Hong Kong in those early years, in the early 1970s, we were there to establish a temple. Quando eravamo a Hong Kong all'inizio degli anni 70, eravamo lì per stabilire un tempio. So I was aware of the distinction between what we had been doing then and what we were interested in doing now. E quindi ero consapevole della distinzione da quello che facevamo allora e quello che avremmo fatto adesso, facevamo adesso. Now, what we were interested in doing was creating or providing a place where Gopinath, this very small Krishna figure, where Gopinath was in charge. And we acted according to what we were understanding with care that he would like us to do, rather than we were living in our own place and going to the temple and seeking the help of the deity in our lives. E quindi abbiamo pensato di creare, offrire un luogo dove Gopinath fosse in comando e dove ci facesse capire cosa voleva che noi facessimo, piuttosto che cercare un tempio dove andare e dove noi decidere cosa fare. Because that's the nature of a dham. A holy dham is a place where Krishna's pleasure is in the center of everybody's life. Perché questo è ciò che è il luogo sacro, è un luogo dove il piacere di Krishna deve essere al centro della vita di ognuno. Now, I'm sure that some of you who are listening will be asking, wow, that sounds like extraordinary, or I can't imagine anyone doing that, or how do you do that, or that just sounds impossible. E credo che qualcuno di voi si stia chiedendo, oh, ma questo è straordinario, incredibile, non riesco a immaginare come si possa fare, penso che sia impossibile. And I will say that it's not that we're doing that exactly, but the underlying intention, the direction of our lives is towards doing that. Non è che facciamo esattamente questo, ma l'intenzione sottostante, la direzione della nostra vita è proprio questa, è così. And so our little Gopinath, he came to live here at a place which we called Gopinath Dham. And as soon as we arrived, he was situated nicely on the altar in our small temple room. But all those dioramas also came with us.
E quindi quando siamo arrivati qua, il nostro piccolo Gopinath è venuto con noi, infatti abbiamo chiamato il posto Gopinath Dham, l'abbiamo messo molto bene sull'altare, nella stanza del tempio, e ci siamo portati dietro anche tutti i nostri diorama. And our real intention in getting this particular place was to create some sort of a gallery with the dioramas, so that people could come and they could have a Vrindavan-like experience. Ma la nostra vera intenzione era di creare una galleria qui, di mettere tutti i nostri diorama, in modo che la gente potesse venire e ottenere una vera esperienza di Vrindavana. And so we had a section of the house which we had designed to turn it into some sort of a gallery for the general public. And it took us 10 years to make it. E quindi c'è una parte della casa ora che abbiamo disegnato in modo che diventasse una galleria per il pubblico, ma ci abbiamo messo 10 anni per realizzarla. If you think of a child who's born and grows 1, 2, 3 until he's 10 years old, before you actually see what he's made of, that was the journey we took. Se pensate a un bambino che nasce e passa 1 anno, 2, 3, fino ad arrivare a 10 anni, e allora lì iniziate a vedere com'è questo bambino, beh, questo è il tempo che ci abbiamo messo noi, questo è quello che è successo a noi. And although I had the responsibility for the vision, I had the deity was in my care, many other people stepped forward who played key roles in the creation of our gallery. Ma anche se io avevo la responsabilità della visione e anche la divinità era mia, molte altre persone si sono fatte avanti, hanno preso dei ruoli chiave in questa esperienza. Once I heard about a devotee who knew how to carve styrofoam, and he could make pillars and pedestals and all kinds of different things, just simply using styrofoam and a sharp knife. Styrofoam, what's that? Styrofoam, polystyrene, white. Ah, sì, sì. Oh, yes, yes. E dopo ho conosciuto una persona che era in grado di scolpire nel polistirolo e riusciva a fare delle colonne e dei piedistalli col polistirolo. And I started thinking to myself, oh, I wish that devotee would come here. He could make this place look really beautiful. E iniziai a pensare, oh, come vorrei che questo devoto venisse qui. Lui potrebbe rendere questo posto veramente bellissimo. And within a year, he came. E nel giro di pochi anni lui arrivò. And he made the whole place look completely different. E praticamente rese questo posto completamente differente. He carved a tree, he carved rocks, he carved walls made like houses in Vrindavan. He carved so many things, and he made the walk through the Vrindavan section of our gallery like a big diorama. Lui scolpì delle piante, delle pietre, dei muri e delle case, proprio come quelle di Vrindavana, e molte altre cose, e scolpì proprio un passaggio, come una camminata che attraversava Vrindavana, e rese, e con questi diorama fece diventare una grande, bella galleria. When we first started discussing the idea of making these dioramas open to the public, we had a big question. How would these people, straight off the street, how could they possibly enter Vrindavan like that? E quando abbiamo iniziato a discutere su quest'idea di far vedere i diorami in pubblico, ma ci siamo chiesti come può la gente dalla strada venire e farsi un'idea di Vrindavana attraverso questi diorama?
even many devotees are busy in their worldly lives quite naturally, and hardly they have a very vital interest in Vrindavan. What to speak of people who don't know anything about Krishna? Persino molti devoti sono occupati nelle loro faccende quotidiane e non hanno tutto questo vitale interesse per Vrindavana. Come potremmo fare in modo che la gente comune si interessi a Krishna? So this was a big doubt for me, that people would really even come and see these dioramas. Quindi questo era un mio grande dubbio, che la gente potesse persino anche solo venire, entrare e vedere questo diorama di Vrindavana. And we decided that the only way that we could bring them into Vrindavan was to follow the approach that our Gaudiya line follows, which is to first of all bring them in touch with another Dham, another holy place, and that is Mayapur Dham. E allora decidemmo che l'unico modo per farli entrare in questa visione di Vrindavana era di seguire la linea dei Gaudiya Vaishnava, cioè di farli entrare prima in un altro Dham, ossia Mayapur Dham. The pathway that Sri Chaitanya Mahaprabhu shows is that the gift of Mayapur is the chanting, the holy names. And then if one proceeds further in this way, you come to Jagannath Puri. Il sentiero che Sri Chaitanya Mahaprabhu ha delineato per noi è di darci il regalo di Mayapur e di farci entrare prima nel santo nome e poi di portarci a Jagannath Puri. And if we follow Lord Chaitanya to Jagannath Puri, we hear about Lord Jagannath, how he's the Lord of the universe. And we also hear about what Lord Chaitanya was thinking when he was chanting. E se seguiamo questo sentiero di Sri Chaitanya Mahaprabhu che ci porta a Jagannath Puri, allora noi guardiamo Sri Jagannath, impariamo a conoscerlo, lui è il Signore dell'universo, e iniziamo anche a capire cosa pensava Sri Chaitanya Mahaprabhu quando si cantano i santi nomi. And Lord Chaitanya was always thinking about Vrindavan. Sri Chaitanya pensava costantemente a Vrindavana. So we made our gallery in 3 sections. And the first section about Navadvip, the second section about Jagannath Puri is set up like a little tiny museum with pictures and information and items on display, like it was just a tour of the geography of those places. E allora abbiamo formulato questo percorso in 3 sezioni. Abbiamo prima Navadvip, poi Jagannath Puri, che è come un piccolo museo con immagini, informazioni e delle mostre che rendono come una sorta di viaggio geografico. So it's educational and informational, and people come through and they're quite relaxed because nowadays people are interested in hearing about other cultures. E quindi è un percorso educativo e informativo. La gente viene, si rilassa, gli piace perché adesso la gente è interessata a conoscere altre culture. And then they come to the decorated doors that enter into the section about Vrindavan. E poi si arriva a delle porte decorate attraverso le quali si entra nella sezione dedicata a Vrindavana. And first we do the same thing. We explain to them, where is Vrindavan? It's near to Delhi. What are the special features of Vrindavan? And what language they speak, and the outer details of that region. Outside the door, they hear about that. E allora passano da questa prima porta e noi gli spieghiamo dove si trova Vrindavana, che si trova vicino a Delhi, le caratteristiche di Vrindavana, la lingua che si parla e tutti i vari dettagli di Vrindavana.
And then we open those doors, and there's a curtain. There's a small room and a curtain. Poi apriamo questa porta e c'è una piccola stanza con delle tende. And in this small room, before they enter into the Vrindavan section, we explain to them a few concepts. We explain to them who is Krishna, very briefly. What is Leela, very briefly. And then, because we know that many of those people who come will not understand these two things, we then introduce them to the lady whose artwork is on display. Ok, e allora si entra in questa piccola stanza prima di entrare nella zona di Vrindavana e lì ci fermiamo e gli spieghiamo alcuni concetti, chi è Krishna, cosa sono i suoi lila, ma siccome capiamo che loro probabilmente non comprenderanno questi concetti, allora prima di tutto gli spieghiamo chi è la signora che ha fatto quei lavori d'arte, che ha materializzato quelle forme d'arte che loro stanno guardando. And so in this way, we cover ourselves both ways. For somebody who's very spiritually aware and awake, we talk to them in one way. For somebody who knows nothing, has no ability in that way, we simply drop it down to the level that this lady lived in this place, she loved this place, and she made these displays. E quindi creiamo due percorsi, uno per le persone che sono già spiritualmente consapevoli e sveglie e l'altro per quelli che non sanno nulla di questo, che non hanno l'abilità di comprendere questi concetti. Allora andiamo giù a livello in cui invece gli spieghiamo chi è la signora, che vive lì, che abita lì, che ama questa cultura, che ha realizzato queste statue. And so then we bring people into that room, and then we slowly dim the light, and we bring up the light in the gallery area, and the curtain is transparent. So all of a sudden the curtain, which seemed to be hiding something, it opens up before them so they can see through the curtain that there's another place beyond the curtain. E allora li facciamo entrare in questa stanza, lentamente abbassiamo le luci e poi rialziamo le luci dove ci sono queste tende trasparenti che sembrano nascondere qualcosa e allora si aprono queste tende e si può vedere che c'è dell'altro dietro a queste tende. And so they're all looking to see what's behind the curtain. Now it's becoming clearer. And then we slowly open the curtains and the flute music begins to play. And the chanting begins very softly in the background. E allora tutti guardano, cercano di capire cosa c'è dietro le tende e qualcosa appare un po' più chiaramente e noi allora lentamente apriamo le tende, si ode il suono di un flauto e di un canto, il canto del mantra. And then they can enter. E allora possono entrare dentro. Many people cry when they enter there. Molte persone piangono quando entrano lì. I don't exactly know what they're feeling, but there's something about this atmosphere within the gallery, within the place where Gopinath's Leela is displayed, that deeply touches their hearts. E non so esattamente perché piangono, quali siano i loro sentimenti, però c'è un'atmosfera lì nella galleria con Gopinath che tocca profondamente il loro cuore. Inside the gallery where the dioramas are, there's 22 different dioramas, and there's no information at all about any of them. Dentro la galleria ci sono 22 diorama e non c'è alcuna informazione dentro su questi diorama. Information means that it's processed by this. Perché informazione vuol dire che è stato il cervello a processare, a creare quella cosa. Whereas an experience is experienced by this. Mentre l'esperienza si fa con il cuore.
There's no intelligence involved in an experience. L'intelligenza non è coinvolta nell'esperienza. Later, with our intelligence, we understand and analyze our experience, but at the time of the experience, it's felt, not understood. Più avanti si comprende e si analizza l'esperienza, ma all'inizio vogliamo che questa esperienza sia sentita e non pensata. So the early part of the gallery, it's full of information to give them some concepts and ideas. But when they enter Vrindavan, they're, in another atmosphere completely. E quindi la prima parte della galleria è fatta in modo che loro possano sentire, ascoltare dei concetti, delle idee, ma quando entrano nella zona di Vrindavana no, l'atmosfera cambia, lì vogliamo solo che percepiscano col cuore. And the tour guide is free to either explain everything or to say nothing and let them wander in this special atmosphere that they've found. E noi vogliamo o che spiegare tutto oppure lasciarli che loro vaghino in questa atmosfera di Vrindavana, che percepiscano l'esperienza. We take people through as guided tours. It's not just open for the public to wander in. Noi portiamo le persone con un giro guidato, non vogliamo che le persone stiano lì intorno a bazzillare, a spaziare. And after the tour, they come out and they're directed into the other section, which is more or less an area for them to sit and process and digest their experience in Vrindavan. E dopo loro escono e li portiamo in un'altra sezione dove c'è un'area dove possono sedersi, processare, digerire le informazioni che hanno ricevuto su Vrindavana. And we have all ages come, and oftentimes I'm asked to come down and greet the group. Often the groups are small, 5 people, 10 people, 15 people is our maximum at a time. And often those groups say, I don't have any words for what I just experienced. E vengono persone di tutte le età. E qualche volta mi chiedono di scendere, io allora vengo a salutarli. E ci sono piccoli gruppi, in genere di 5-10 persone. E spesso loro mi dicono, non ho parole per quello che ho visto, che ho sperimentato. And it's like no words are required. Ma nessuna parola è richiesta in realtà. Just like when Srila Prabhupada said to me, how do you like Vrindavan? And all I could say was, oh, it's wonderful, Prabhupada. Proprio quando Srila Prabhupada mi chiese, ti piace Vrindavana? Ti è piaciuta? E io gli risposi semplicemente, oh, è meravigliosa Prabhupada. Vrindavan is Krishna's place. Vrindavana è il luogo di Krishna. It's also our place. Ed è anche il nostro posto. It's our home. È la nostra casa. We can feel some comfort in our family, in our possessions, in our country, in our body. But all those things eventually will be removed from us. Possiamo sentire dei comfort nella famiglia, con i nostri possessi, nella nazione, nel nostro corpo, ma alla fine tutte queste cose verranno tolte via. Whether we like it or not, we cannot hold on to them and possess them permanently. Che lo vogliamo o no, non possiamo possederle eternamente e aggrapparci a loro. Everything in this world is controlled and dominated by the force of time. Ogni cosa in questo mondo è controllata e dominata dalle forze del tempo. And time is always moving on. E il tempo si muove sempre in avanti. So sometimes time works, we would think, in our favor,
A volte il tempo si muove in nostro favore and sometimes time brings ugly destruction. ma altre volte il tempo ci porta delle distrazioni molto brutte. In Australia, there's floods, In Australia ci sono le esondazioni and people are losing all their possessions when the water inundates their house and destroys everything. e la gente perde tutti i suoi possedimenti quando l'acqua inonda e distrugge ogni cosa. And we know there are countries where there is war. E sappiamo che ci sono dei paesi dove c'è la guerra. And sometimes people ask questions like, why does God let these things happen? E a volte la gente pone domande del tipo: ma perché Dio permette che tutto questo accada? But the difficulty is that we're trying to live with permanent happiness in an impermanent and somewhat miserable place. E la difficoltà è che cerchiamo di vivere una felicità permanente in un luogo che è impermanente e anche molto brutto, difficile. And subconsciously, people know it. Ma a livello inconscio la gente lo sa. And Srila Prabhupada had the ideal to give people a positive alternative. Ma Srila Prabhupada aveva questo ideale di dare alla gente un'alternativa positiva. And that positive alternative is life on another dimension, on the eternal plane. E questa alternativa positiva è la vita su un'altra dimensione, su un piano eterno. And unfortunately, most people these days have very little knowledge or faith in a supreme personality. Sfortunatamente però la maggior parte delle persone in questo momento, in questo mondo, hanno pochissima conoscenza della suprema personalità. Science allows us to analyze anything we like. La scienza ci spinge a analizzare ogni cosa che ci piace, che vogliamo. We can understand how grass grows, Possiamo capire come cresce l'erba, or how far away in the solar system we are from other planets. o quanto distanti siamo nel sistema solare dagli altri pianeti. We can understand so many things through science. Possiamo capire così tante cose attraverso la scienza. But science cannot give us faith and understanding in God. Ma la scienza non ci può dare la fede e la comprensione di Dio. Because that's beyond the power of science. Perché questo va oltre al potere della scienza. So the beauty and the importance of Vrindavan is that in Vrindavan, Krishna becomes live and real to us. Quindi la bellezza e l'importanza di Vrindavana è che lì Krishna diventa vivo per noi. And for some of us, we have had the opportunity to live there, and for others, it's not possible. Qualcuno ha avuto l'opportunità di andare a vivere là, ma per altri non è possibile. So what do you do if you can't live there or you haven't been there even? E quindi cosa fare se non potete vivere lì o non siete mai neanche stati lì? Well, my answer, first of all, is find somebody who has been there, somebody in your community who has some experience, and talk to them, get some impressions from them. E la mia risposta è: cerca qualcuno che c'è stato, qualcuno della vostra comunità che ha avuto l'esperienza, che può parlarvi, che può dirvi tutte le sue impressioni. When Prabhupada was living in New York, he was thinking to go to San Francisco. And he was using the example
of the fact that one of his disciples, Harvey Cohen, had already gone to San Francisco, and he was writing to Prabhupada and telling him what it was like there. Quando Srila Prabhupada voleva da New York andare a San Francisco, un suo discepolo, Harvey Cohen, gli scriveva com'era a San Francisco. So Prabhupada was using this analogy or this example to help his students to understand how they could intensify their sense of wanting to go and live with Krishna. He said, Harvey writes me many letters, and when I read about San Francisco, the idea comes in my mind that I would like to go and live there. Sì, proprio come Harvey Cohen scriveva com'era San Francisco, a Srila Prabhupada è venuto in mente, cioè allora a uno può venire in mente, voglio andare lì, perché gliel'hanno già descritta. Allo stesso modo Srila Prabhupada voleva che i suoi studenti intensificassero il loro senso di desiderio di vivere con Krishna, e questo si fa ascoltando da qualcuno che è già lì o che c'è già stato e che lo racconta. So this is how you start the journey. You find somebody who's been there already. Quindi questo è il modo di iniziare il viaggio, trovare qualcuno che sia già stato lì. And then you hear from them, and then as you hear, what you hear brings questions. E poi si ascolta da lui, e ciò che si ascolta pone poi anche delle domande. And questions bring answers. E le domande portano delle risposte. And you're already on your way. E voi siete già quindi sulla buona strada. I want to read you one quote. Voglio leggervi una citazione. This is from Prabodhananda Saraswati. Viene da Prabodhananda Sarasvati. I'm just waiting for the computer to bring it. He says, Lui dice: anyone who once smells a flower from Vrindavan ogni persona che vuole odorare i fiori di Vrindavana or feels the breeze from Vrindavan o che sente la brezza che soffia a Vrindavana or sees a person from Vrindavan o che vede una persona di Vrindavana or once somehow bows down in the direction of Vrindavan o che anche una sola volta si inchina in direzione di Vrindavana or once utters the auspicious name of Vrindavan o che anche una sola volta mormora il nome di buon auspicio di Vrindavana, even if he dies far away from Vrindavan, anche se muore lontano da Vrindavana, they will at once attain the transcendental abode, otterrà subito la dimora trascendentale, glorified by the greatest of sages. che è glorificata dai tutti i più grandi saggi. Another of his verses says, if one worships Vrindavan, Un altro suo verso dice: se una persona adora Vrindavana, which has endless beauty, che ha una bellezza illimitata, endless sweetness, che ha una dolcezza illimitata, endless splendor, che ha splendore illimitato, endless nectar, che
che ha nettare illimitato, endless love for Krishna, che ha un amore per Krishna illimitato, endless kindness, che ha gentilezza illimitata and endless glory, e gloria illimitata, then his good fortune is also endless. anche la sua buona fortuna sarà illimitata. So these are some of the meditations that great sages of the past have had upon this wonderful place. Quindi queste sono alcune delle meditazioni che grandi saggi del passato hanno avuto su questo grande luogo. Does anyone have any questions? Qualcuno di voi ha delle domande? I'm just making it sleep. Does anyone have any questions? Qualcuno ha domande da fare? And how are we going for time? Come siamo con il tempo? At this point of your lecture, I think we all have a desire to see your dioramas. Are they available on internet? Well, what you can do is we have a website called the Sacred India Gallery. Allora, io ho detto a questo punto della lezione credo che tutti noi abbiamo il desiderio di vedere i tuoi diorama e ho chiesto se erano disponibili su internet e lei ha detto che hanno un sito web chiamato la Galleria Sacra di Vrindavana. And there's a what would I say, a very good photographer with his camera took a tour. C'è un bravo fotografo che ha fatto un giro della galleria con la sua fotocamera e li ha postati sul sito. So I think that's the best place to start. Quindi crede che questo sia un buon punto dove iniziare. Sì. Camania l'ha messa nella chat, se qualcuno vuole fare copia e incolla. Ok, they've already put your website wonderful. address on the chat. Yes, Camania did. Good. And I think you must have heard that last year at the end of the year, by some amazing good fortune, some plan of our Gopinath, the Prime Minister of India, in his monthly report to the nation, spoke about Vrindavan and then glorified our Sacred India Gallery here in Perth. Wow, e forse avete sentito che per la nostra buona fortuna alla fine dell'anno scorso il primo ministro dell'India ha fatto un discorso alla nazione e ha glorificato proprio la nostra galleria sacra qui a Perth. We had the commissioner, the Indian commissioner to Perth. Perth is a very small place. So the Indian commissioner was a very pious lady. And when she came to visit the gallery, when she was put into office in Perth, she was the one who wanted it to be recognized by a greater audience. Wow, allora qui a Perth abbiamo un console indiano che è una donna molto pia e lei è venuta, ha visitato la nostra galleria e ha voluto proprio che fosse riconosciuta qui, che ottenesse un riconoscimento. Le è piaciuto molto. We had no idea that we would ever come to the attention of Prime Minister Modi. Scusate, lei voleva proprio che fosse diffusa a un pubblico più grande e io non avevo alcuna idea che avrebbe riportato la questione al primo ministro Modi dell'India. And next Friday, the High Commissioner to India, from India to Australia, who is stationed in Canberra on the other side of Australia, is visiting Perth, and he will be coming to the gallery to present us with a picture frame
with the message from Prime Minister Modi to the people of India so that we can place that on the wall inside the gallery. E il venerdì prossimo verrà l'ambasciatore dell'India qui in Australia, che si trova a Canberra dall'altra parte di Perth, e mi porterà una cornice con il messaggio che Modi ha fatto alla nazione indiana, incorniciato, in modo che potremo appenderlo sui muri della galleria. So that's going to be something that we're hoping will bring us some support, because we would like to expand the gallery to another section, which we could also use for programs and inviting people and kirtan and other activities. E spero che questo porti un grande supporto da parte della gente, perché vorremmo espandere la galleria, aprire un'altra sezione, fare dei programmi, invitare le persone, fare kirtan e altri vari programmi. Wow, fantastic. Congratulations. Thank you. Great stuff. You know, I'm always very, I was just thinking, I'm always very aware that the nature of the material world is that nothing stays as you want it to be. E Even our bodies. sono molto consapevole sul fatto che la natura della natura materiale, che niente rimane, neanche il nostro corpo. Like wheels on a car, they go round and round and round and round. È come le ruote di un carro che girano, girano, girano intorno. So when they come to the top, we feel that, oh, this is a wonderful moment, but then they will go round again and round and round. Quando arriviamo in cima alla ruota pensiamo, oh, questo è meraviglioso, ma poi invece la ruota scende e continuiamo a girare sempre intorno. And seeing this natural motion of time, especially I saw it after Srila Prabhupada left, and many of the things that he had worked so hard to accomplish became difficult to maintain. Io ho visto questo movimento naturale del tempo quando Srila Prabhupada ci ha lasciati, se ne andò, perché tante delle sue cose su cui aveva lavorato così tanto sono risultate molto difficili da mantenere. That led me to see that we should make our offering in the moment, and we should leave the rest as far as we humanly can, and it's not easy, in the hands of the Supreme Master of everything. E quindi ho visto che dobbiamo fare la nostra offerta in un dato momento e, per quanto umanamente sia possibile, fare il massimo, ma lasciare tutto il resto nelle mani del Supremo Maestro, che è Dio. And in this way we can live with the greatest amount of freedom in the discomfort of the material world. In questo modo potremo vivere con la massima libertà nonostante i grandi sconforti della vita materiale. And in future, either soon or in the further future, we have an opportunity to restore our relationship with that eternal space where there is no suffering and pain in the form that we see it in this world. E in futuro, prima o dopo, dobbiamo cercare di ristabilire la relazione con quello spazio eterno dove non c'è sofferenza o dolore come in questo mondo. And this is what Srila Prabhupada and Sri Chaitanya, Gaura Nitai, this is what they came to bring to the world. E questo è ciò che Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu e Gaura Nitai hanno portato in questo mondo, il motivo per il quale sono venuti in questo mondo. And our challenge is to give that to as many people, including ourselves, as we can. E la nostra sfida è di darlo a più persone possibili in questo mondo, inclusi noi stessi. Any other questions?
There are a couple of questions on the chat. Please. Ok. C'è anche Monica che ha la mano alzata, se vuole Monica fare la domanda. Ok, Monica, vai. Hare Krishna, thank you very much. Volevo chiedere questo, volevo se poteva tornare su un passaggio che ha detto dove ha detto che l'intenzione era lasciare che Gopinath stesso, quindi che Krishna stesso fosse ad ispirare rispetto a ciò che poteva fargli piacere. Yes, she would like you to go back to that point where you explain that we should leave the intention up to Gopinath to inspire us. No, where the intention should be to let Gopinath inspire us on what he would like us to do, on what satisfies him, on what he wants from us. Ecco, aggiungo un pezzo, scusa un secondo. Ok. Sì. Perché noi generalmente ci sforziamo di avere buone idee, di inventare programmi, di mettere in piedi iniziative in base a quello che sentiamo. Quindi volevo capire meglio questo, come concretamente. Because we generally tend to get ideas to create programs, initiatives based on what we feel. So she would like to analyze this point better. Yes, thank you. That's a very, very good point. First, è un punto molto buono, ottimo. I think that there's a relationship between the two. Penso che ci sia una relazione tra le due cose. Because we have a personality and a mind which is not fully cleansed at this time, perhaps. Perché noi abbiamo una personalità e una mente che a questo punto non è ancora pienamente pulita. The addition within our enthusiasm, which I speak for myself, my enthusiasm can go up, it can go down, stimulated by a whole set of external circumstances. Sì, perché parlo anche per me stessa, l'entusiasmo può andare su o può andare giù ed è stimolato da circostanze esterne. So the concept that I want to be doing what you want me to do is a very powerful inclusion in our decision making. E quindi il concetto che io voglio fare ciò che tu vuoi che io faccia è una buona inclusione, è qualcosa da aggiungere nel nostro potere decisionale. So for one person, it may be I want to do what my spiritual master wants me to do. Per alcune persone potrebbe essere, voglio fare quello che il mio maestro spirituale vuole che io faccia. Or I want to do what Krishna in my heart seems to want me to do. O voglio fare ciò che Krishna nel mio cuore sembra che mi voglia far fare. So there's this kind of subtle thing that our intention is really important. Quindi c'è questa cosa sottile per la quale la nostra intenzione è molto importante. It doesn't guarantee us that everything we will do is even correct. Ma non ci garantisce che ogni cosa che noi vogliamo fare sia corretta. But when the intention is correct, then Krishna will accept it and use it, and he will bless us for that. Ma quando l'intenzione è corretta, Krishna l'accetterà, la userà e ci darà le benedizioni per farla. There's all different kinds of people in this world. Ci sono molti differenti tipi di persone in questo mondo.
And they're all made a little differently than the others. E sono fatti tutti in maniera diversa dagli altri. And he made them all. E lui li ha creati tutti. And he's interested in exchanging with each one according to who they are and what they want to do. E lui è intenzionato a relazionare con ognuno di loro in accordo a chi loro sono e cosa vogliono fare. And this is the journey of Krishna consciousness. E questo è il viaggio della coscienza di Krishna. Va bene, Monica? Any more? Someone wrote that Prime Minister Narendra Modi acknowledged the work of the Sacred India Gallery in sharing the spiritual heritage of India with the entire world. Then there's a question by Nadia. Hare Krishna, if a person often dreams Mayapur but never dreams Vrindavana, has this got to do with the soul and the eternal relationship that it has with Krishna? It can do, but it can also mean that they haven't developed the understanding or insight about the connection between Mayapur and Vrindavan. La domanda di Nadia è: Hare Krishna, se una persona sogna spesso Mayapur e mai Vrindavana, ha a che fare con la natura dell'anima e della relazione eterna con Krishna? La risposta è sì, potrebbe essere, ma potrebbe anche essere che questa persona non ha ancora la piena comprensione e visione dell'uguaglianza tra Mayapur e Vrindavana. Because theologically, if we go up to the higher level of spirit, you'll find that Mayapur and Vrindavan are you could say they have a oneness, and they're also different. Perché teologicamente, se arriviamo a livello più alto di comprensione, possiamo capire che Mayapur e Vrindavana sono uguali e sono una cosa sola. Now we're talking about spiritual Mayapur and spiritual Vrindavan. Ora stiamo parlando del Vrindavana e del Mayapur spirituale. There's also a fact that there's a difference between the experienceable atmosphere of Mayapur and the experienceable atmosphere of Vrindavan. È anche vero, è un fatto che c'è un'atmosfera sperimentabile a Vrindavana e un'atmosfera che si sperimenta a Mayapur. And naturally, some people really like the experience of Mayapur. Naturalmente a molte persone piace l'esperienza di Mayapur. And there can't be anything imperfect there. E non ci può essere alcuna imperfezione qui. Lì. However, if we don't know the theology or the technology of Mayapur and Vrindavan, then we have some wonderful things to look forward to in the future. Tuttavia, se non conosciamo la teologia, la tecnologia di Vrindavana e Mayapur, allora abbiamo qualcosa di interessante su cui possiamo lavorare per il futuro. There's some wonderful experiences yet to be explored. Ci sono delle esperienze bellissime che sono ancora da esplorare. But if you look at it from the perspective of Srila Bhaktivinoda Thakur, who was a lover of both, you will see that Mayapur is much more important as an entryway into these mysteries in this age of Kali. Ma se lo guardiamo dalla prospettiva di Bhaktivinoda Thakur, che amava entrambe, allora Mayapur è una porta di entrata verso i misteri di quest'età di Kali. Mayapur is a place where mercy is given freely. Mayapur è quel luogo dove la misericordia è data liberamente. And we all need that. E tutti noi ne abbiamo bisogno. Good.
Thank you. Any more questions? Sulla chat non ci sono altre domande. Su Facebook non so. Okay. C'è un commento. Jyotirmai mi sembra che aveva una domanda. Aveva alzato la mano, forse mi sbaglio. No, everything is all right. Ah, okay. Good. Everything seems good. Nikunja Okay, Nivasini now you ha can una hear domanda. me. Ah, okay. Hare Krishna. Thank you Hare really Krishna. very much for this gorgeous class. And actually, I did have a kind of experience like this my once and very only time in India. La sto ringraziando. Ovviamente io ho avuto un'esperienza come quella che le ho descritto quando sono andata in India per l'unica volta. Because I was there like 6 years ago, I didn't know about Krishna, and I was in Mumbai, and I went to the ISKCON temple in Juhu. And there they have also around the temple, around the world, there are these small diorams about the various leelas. And I didn't know anything about, like, why do they have dolls in the temple? Like, what are they doing here? Quando sono andata al tempio di Juhu a Mumbai, anche lì ci sono diorami con tutti i passatempi, ma mi chiedevo perché avessero delle bambole, ok, in un tempio. So then Brahmachari came and explained things to me, and then of course later I got to know more and more about Krishna, thank Lord. So I understand the experience that you told, because I had felt it on myself. Perché lo capisco quello che ha detto lei, perché l'esperienza di vedere un programma e non capire che cos'è, l'ho sperimentato su di me. But my question is different. Okay, I am about hope by Krishna's mercy to receive my deities, sto per ricevere le mie divinità, and I was wondering, how can we create that kind of feeling in our personal altar? Cioè, come possiamo creare quella sensazione nel nostro altare personale? Should it be like simple, like something very easy to handle, or we should recreate and put inside all our emotion and our willing to be in Vrindavan, but this may make everyday worship more difficult to do because it takes much more effort and much more time. Per quello dobbiamo fare qualcosa di molto semplice, o dobbiamo mettere tutta la nostra nostalgia di Vrindavana dentro quell'altare, però ovviamente quello farà sì che l'adorazione quotidiana richiede molto più tempo ed è molto più difficile. Thank you very much. Well, let me speak from what we've done here. Because personal deity worship, once you start it, you have to continue it throughout your whole life, or you should be intending to when you start it. We started our deity worship extremely simple, but following the basic requirements for the worship. Sì, ti parlo dalla nostra esperienza personale qui. Anche perché una volta che si intraprende l'adorazione per le divinità deve essere fatta in quel modo tutta la vita. Quindi noi qui abbiamo iniziato molto semplice, ma seguendo le richieste basilari dell'adorazione. For us at our stage of life, because the most of the worship is done by our pujari, is Sri Radharaman Prabhu, who is also getting elderly. So at an elderly stage of life, you don't want to have something so complicated that whilst you're doing it, it feels so stressful that you can't think of Vrindavan, even though all the articles and all the elements are Vrindavan motivated. It's too complicated and you won't be able to actually contain the intention in that. Sì, noi dobbiamo considerare anche la nostra fase di vita, ad esempio Radharaman, che è il pujari che si occupa dell'adorazione delle divinità, sta invecchiando. Non dobbiamo avere un'adorazione così complicata che diventiamo così stressati che non pensiamo più a Vrindavana, anche se lì ci sarebbero tutti gli elementi, la parafernalia per poter pensare e ricordare Vrindavana.
So for me personally, because I'm not a pujari, as I said, I'm not even a person who can do regular worship nicely. Some people are, and then they should do what their capacity is. But for me personally, it's best to keep it simple and to try to develop the quality through a regular hearing whatever I can, praying whatever I can, chanting with the intention that somehow, someday, I may be able to do this properly for you. I can't, but one day I would like to. Allora, io non sono un tipo di persona che riesce a fare pugiari, non riesco a fare in maniera regolare. Alcuni ne hanno la capacità, quindi io cerco di mantenere una cosa semplice in modo da alimentare la qualità dell'ascolto, del canto, delle pratiche fatte in modo regolare con l'intenzione che un giorno potrò farlo veramente per lui, per Krishna, nel migliore dei modi. Because the more that you continue in your Krishna consciousness, the more you begin to realize that you're just a beginner. Perché più vai avanti nella coscienza di Krishna, più ti accorgi che sei solo un principiante. And that's not so bad, because little children in an ideal world get taken care of more nicely than grown-up independent ones. E questo non è male, perché i bambini nel mondo reale, dei bambini ci si prende cura di più rispetto ai ragazzi più grandi. Therefore, in the mood of Mayapur, since we're speaking of Mayapur Dham, in the mood of Mayapur, we always try to feel that Lord Nityananda should give some special mercy to me, because I'm more unfortunate and more unqualified than anyone else. E quindi nel sentimento di Mayapur Dham, il sentimento è che Nityananda deve dare più misericordia a me, perché io sono la persona più caduta e quella che ne ha più bisogno. So this is a very nice place to be, not with low self-esteem and feeling I'm hopeless and horrible, but feeling like I'm trying my best, but I don't see that I'm really able to do what I would like to be able to do. It's my brain doesn't work properly, my mind is a little scrambled, it's hard work, and therefore I need that help. I need help. Ma non è una questione di avere poca fiducia in se stessi, di sentirsi proprio giù, depressi. No, il sentimento è: faccio del mio meglio, ma non riesco a fare quello che vorrei fare. Il mio cervello, la mia mente non funzionano come vorrei, e quindi ho bisogno di aiuto. So we may not want to tell everybody that we're not very qualified, because maybe they would take advantage of us in the world we live in. But on this internal spiritual relationship with Krishna, what's a disadvantage generally can become a very significant part of our good fortune. E magari non vogliamo dire a tutti nel mondo in cui viviamo che ci sentiamo così squalificati, perché poi magari ci sfruttano, si prendono vantaggio di noi. Però in coscienza di Krishna, ciò che sembra un vantaggio diventa la nostra buona fortuna, si può trasformare in qualcosa di invece di auspicabile. So my formula is keep it simple on the outside and try to develop on the inside. Quindi la mia formula è: tienila semplice all'esterno e cerca di svilupparla all'interno. Okay, thank you very much. Really, it was a wonderful answer, and it was more than I actually had to tell you. Thank you, thank you, thank you. Nikunja aveva alzato la mano, Nikunja Vasini. Puoi aprire il microfono, Nikunja? Non si sente.
No. Krishna Loka. Sì? Ok, si è aperta. Ah sì, tu devi andare via? Sì, io devo andare. Oh. Allora l'ultima, dall'ultimissima, veloce. Traduco io se si sente. Ah, ok, allora Citra, vai, grazie del tuo servizio. Hare Sei Krishna, stata Citra. fantastica. Dai, arrivo. She has to go, the translator. Citra. Thank you, Mataji. All glory Hare to Krishna. you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Actually, Hare Krishna Mataji, thank you to be here. Yeah, it was very nice. I'm so happy to see you here. Thank you. So nice to see you also. Yes, and thank you for this class. Thank you for what you're doing in Australia, also for taking care of my family there. I very appreciate. Actually, I don't have a question. I only wanted to add something about the hello. experience with the gallery. Yes. About the gallery. Okay, so even because it happened that I brought the Radha's mother-in-law friends, people that knew nothing about Vrindavana, so it was very easy for me to start to speak about Vrindavana. So, and also what you do also for the children, to help them to enter in the Vrindavana. I just mentioned something about this, the people here. Yeah. Thank you. Our pleasure. Ok, spero che si senta bene perché la mia connessione non è molto grande. Volevo ringraziare Jagattarini DD per il suo progetto aperto, che io ho visto una decina di volte perché mia figlia abita proprio accanto a casa sua, quindi l'ho visto proprio crescere questo museo, e volevo solo confermare dell'importanza di come è stato facile per me a volte portare la suocera di mia figlia o gli amici, gente che non conosceva niente di Vrindavana, e fargli vedere queste meraviglie, che in realtà se le guardate su internet non danno molto l'idea di quello che sono veramente, proprio la loro bellezza, la precisione, sono veramente incantevoli. I also wanted to add that even when you see from the web, the page, it just gives you a small idea of what actually is. It's like you see a photo of Vrindavana, but only when you're there you can see what. But it gives you a glimpse. It gives you a glimpse. We'll have to work hard on making it more. Yes, yeah. But it's a start. It's something to have to go. It's a start. E anche un'altra cosa che lei fa molto, siccome per una serie di situazioni si trova molto con i bambini, organizza tantissime cose anche con i bambini, fa le marionette, fa i programmi, quindi è molto, fa entrare Vrindavana anche ai bambini. È un modo di predicare che la prima volta che forse ho visto la galleria prima di aver conosciuto lei, e ho visto che è un modo, mi sentivo come bello nell'ISCO che ci sono tanti modi di predicare, di avvicinarsi alla gente. I think I saw the gallery in 2006 or 2007, before I ever met you. So I didn't know you were the one who met. So I always felt how beautiful it in ISKCON. There are so many ways to reach people. To reach people. And in fact, I spoke a lot about your project there because it was something unusual. I wonder whether they haven't made anything on Back to God magazine. I don't Not think yet. so. Not yet. I was going to do it on a local magazine, but it was black and white, and I was thinking, it's no point. I just can say something. True. Stavo dicendo che è un progetto che dovrebbero mettere anche sulla rivista Ritorno a Krishna, perché è un qualcosa di veramente eccezionale. Io lo volevo introdurre nel movimento ISKCON, nella rivista, però essendo bianco e nero non rendeva tanto l'idea anche di vedere. Comunque, niente, volevo soltanto aggiungere questo perché sarà un po' più difficile, sarà più facile per voi andare a Vrindavana che andare a Perth, presumo. Però, ok, thank you. And I just want to add a personal things, please, when you see my grandchildren, hug them for me. Yes, I will. Definitely. Thank you. Grazie Pongia, grazie per il tuo intervento.
Nikunja Vasini è la devota che è appunto responsabile della scuola di Sandipani a Vrindavana e del Food for Life, quindi grazie del tuo servizio che è speciale. Hare Krishna. Thank you Jagattarini Prabhu, thank you very much. It was really wonderful to hear from you again. I remember in Vrindavan when long time ago I was enchanted to hear about you. Yeah, I took a course of the life of the saint, Vaishnava saint, with you, and you took us around Vrindavan. And I remember. Yeah, I cannot forget. It was so wonderful, so intense experience, spiritual experience. Io non riesco a dimenticare i momenti che ho passato a Vrindavana con lei, che ci portava in giro a visitare i templi. Ho fatto un corso con lei della vita dei santi Vaishnava e anche dopo tanti anni mi ricordo ancora come se fosse ieri, perché è stato troppo bello e veramente un'esperienza meravigliosa. Thank you very much for you have your precious time and you give it to us. Thank you. And we My are pleasure. great. Thank you very much, and hope to see you again. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Ringraziamo Jagattarini Hare per averci Krishna, dato il suo thank tempo you, prezioso. Rina. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Bol. Krishna, Hare Krishna. Krishna. Thank you for your simplicity. Thank you very much. Hope to see you soon. Please come back soon, Thank you for your please. simplicity. Bol. Haribol. Thank you, Hare Krishna. Thank you for your simplicity. Hare Krishna. Thank you.